Cuddle up and see what you'll get from me. Don't be shy, give it a try. And you'll sigh and maybe cry for more. Must you feel so cold? Plenty lovins to be told. Can't you feel the mood? Come on and give, you know you should. I can play it anyway. So get closer, let's be on our way. Must I wait? It's getting late. It can be a crime wasting so much time. I can play it anyway. So get closer, let's be on our way. Ha finito. Ah, finalmente. Teresa, la mia pelliccia per favore. Grazie caro, ho molta fretta. Tilly? Dov'è Tilly? Tilly, un po' di cifre per favore. Grazie caro. Ciao registone. Ciao. Scusa, ma devo proprio staccare, sai. Grazie, va benissimo. Oh caro Ciao. Franco, ciao bello. Prego. Grazie di tutto, a domani, arrivederci. Signorina Agostini, vieni rizzuto. Arrivederci maestranze, a domani. Vi avverto che domani vengo 2 ore più tardi perché oggi sono venuta in orario mentre potevo benissimo ritardare di un'ora. Questa produzione mi ha proprio scocciata. Bettina cara, dammi quei fogli. Ah, non importa, raccoglili, me li darai domattina. Che ventaccio. Uffa. Buongiorno signorina Cosci.
signore, ferma che c'è un ferito che si è fatto male. Su, aiutatemi, su, forza. Su, fate piano. Piano. Apri un po'. È grave? Beh. Ma come è successo? Non lo so, non ho visto io. Oh mio Dio. Cercate di non sporcare il sedile. Oddio Dio. E dove la mettiamo, sul cofano? Fate Piano, piano. che così ci fa Piano. Oddio Dio. Ma è grave? Eh sì, non conosce. Bisogna fare presto, però, Va, signor, va. Chiudi. Senta, giovane. Senta. Ma l'ospedale dov'è? Un 10 km, sempre dritto. Va, va. Era la coscina, che sarà giranfilme. Ma vedala, non sta romper ciufolo. Senta, infermiere? C'è un ferito, bisogna fare presto. Oh, ma tutti da corsa. Ma come, se ne va? A chi devo rivolgermi allora? Ah, per favore, Milite. Dica, signorina. C'è un ferito nella mia macchina. Si accomodi. Guardi che è piuttosto grave. Sorella, c'è un ferito. Dica a Giacomo che mi venga a dare una mano. Giacomo, presto l'accettazione. Ecco fatto, vai. Te dico che lei. E io se c'ho un vizio è quello del cinema. Sta attrice le riconosco tutte una per una. Ma infatti mi pareva una faccia conosciuta. Sarà che io invece della faccia gli guardavo resto. Ma visto che sotto la pelliccia era quasi ignuda. Oh, sciampardi. Lo mettiamo qui, sorella. Ah, io. Stai tranquillo, vedrai che tutto andrà bene. Ah, io a spalla. Avvertite il professore. Vado io, sorella. Stavo andando verso la mia villa di Marino. Quando sono stata fermata da alcuni sconosciuti che hanno caricato il ferito sulla macchina, non so altro. Ma è proprio lei, quale onore. Mi permetta, professor Cacopardo. Felicissima. Brigadiere, abbiamo l'immensa fortuna di avere qui fra noi la famosa Silva Coscina. E lei me la tiene qui in piedi, in mezzo al corridoio come una qualsiasi mutuante. Non fa niente. Ma come? È un dovere, signorina Coscina. Prego, si accomodi nel salottino. Ma non vorrei disturbare, Si consideri professore. a casa Lei avrà sua. tanto da fare. La prego. È molto gentile. La sua sola presenza, anche se per un attimo, illumina, diciamo così, questo ambiente di dolore. Guardi come la guardano. Quello con gli occhiali è una colite, la signora è un'ulcera. Guarda come sono contenti. Una sua sola visita gli fa meglio di tutte le mie cure. Lei mi fa concorrenza, signorina. Anche il mio assistente Mazza sembra meno brutto. Non per niente lei è una diva, che in latino significa divina. Oh, per carità, professore. Sono soltanto una professionista, come lei. Come me, troppo gentile. E poi la differenza mi pare anche troppo evidente. Mazza, chi ti piace di più? Io o la signorina Coscia? Professore, l'uomo mica deve essere bello. A che cosa dobbiamo il piacere? La signorina ha accompagnato un ferito. Ah, bel gesto monetario, veramente. Del resto la bellezza, diciamo così, non è mai disgiunta dalla bontà. Si vede che anche le attrici hanno un cuore. Ceccarelle, qualcuno si sta occupando del ferito? Sì, professore, sono in 4. Molto bene. Io non vado molto a cinematografo, sa. Il nostro è un lavoro di responsabilità, il tempo è poco. Ma i suoi films, tutte le ho viste. Ma sa che lei di persona è ancora più bella, se questo è possibile. Grazie. Mi permette? Ma lei è anemica. Oh, no, sarà forse l'ombretto bianco. Sa, ho ancora il trucco di scena. Ah, volevo ben dire, una bella figliolona come lei, l'immagine della salute. La vita le ha dato tutto. Sì, tranne quello che tutti sanno. Ah.
Non posso avere bambini. Con la sua apertura del bacino, con quei suoi bei fianchi. E poi chi le dice che dipende da lei? Può dipendere anche da suo marito. Ma io non sono sposata. Già, che sciocco, che l'avevo letto anche su Novella 2000. Si faccia vedere. Certo, professore. Devo togliere tutto? Se può levare il tupè. No, no, non occorre. Come non occorre? Mi permetta. Ah! L'appendice l'ha tolta? Sì, sì, ecco, vede? E poi mi vede pure a me, no? Madre, ma che succede di là in corsia? E allora probabilmente lei ha l'ovaio irritato. Può darsi che si sia otturata una tromba. Comunque, se mi fa l'onore di tornare, ci vorrei fare una salpingografia. Omaggio, naturalmente. Visto che lei è così gentile, professore, approfitterò. E ora, se mi permette, devo andare dal suo ferito. Quell'uomo le deve molto. E anch'io, senza di lui, non avrei mai avuto il piacere di conoscerla. Venga che passando ci faccio vedere il mio ospedale. Grazie, professore. Ecco, questo è il reparto infettivi. Ma che fa il professore che non viene? Adesso lo vado a chiamare. Beh, vuol dire che comincio io. Oh. Io. Ti fa male anche la giacca? Ecco, questi sono i cronici. Ma lo sa, signorina, che lei ha corso il rischio di avermi come collega? Davvero? Da studente a Catania ho recitato. Roba di dilettante, naturalmente, ma promettevo molto bene. Complimenti, ma perché non ha continuato? Cosa vuole la laurea, poi l'ospedale? Ero particolarmente portato nelle opere di Pirandello. Ah sì, Luigi. Sì, proprio lui. Ma dove sta Pangrazzi? Chiamatemi Pangrazzi. Lo chiamo io, professore. Signorina Cocina, ma dai una fotografia? Mi dispiace, non ne ho. Allora mo fai un autografo? Volentieri. Questo chi è, la catarratta? No, un pugno nell'occhio, professore. Qui va Ah. bene? Professore, in sala operatoria il Sei ferito... Chi è? Silva Coscina, me lo fa un autografo Sì, per sì. me? Me lo fa anche a me, è per una mia nipotina. Faccia attenzione, signorina, che non si tratti di una cambiale. Quanto è bella, somiglia a Santa Teresa. Ecco, adesso basta, Adesso basta che la signorina è stanca. No, Anche basta, a me. basta. Ma... Abbia pazienza, va. Ah, più bello di così, non te lo levi più il gesso, vai. Vuole bere qualche cosa? Sor Ignazia, che cosa le possiamo offrire alla Lo signorina? gradisce un cebion? Oh, no, grazie, non prendo niente fuori dei pasti. Anzi, il ceppio le farebbe bene, meno male che non le ha offerto una limonata Roger. Professore, ecco Pancrazzi. Agli ordini, professore. Allora, Pangrazzi, vediamo che cosa sai fare con quella macchina. Signorina, si metta la cuffietta. Oh, che bello! Professore, il ferito... Lei si metta qui. Ah, scusatemi, mi si è slacciata una spallina. Prego, Faccio subito. Prego, prego. Scusate. Bella, tutto nudo! Bella! Niente, non si preoccupi, è un emotivo, Pronti? Me ne fai 2 copie, una la voglio mandare al professor Barnard, così quando la vede un infarto ci piglia. Vuole vedere le cucine? Sorella, professore, infermiera, fide mignotta. Quando c'ho un po' di tempo libero scrivo. Qualche anno fa, durante i turni di guardia, ho buttato giù una così. Un libro di medicina? No, una storia d'amore. Ah. Adattissima per farci una pellicola. Mi scusi tanto, professore, ma devo proprio andare. È una storia semplice, si racconta in 4 parole. Un giovane medico si innamora di una sua paziente di una bellezza che, senza recare offesa alla sua, era incomparabile. Purtroppo la paziente era sposata, ma l'amore supera ogni ostacolo e i 2 fuggono insieme. Bella. Non è finita. Il marito li raggiunge e durante un colloquio drammatico supplica il giovane medico di non infangare, diciamo così, l'onore di sua moglie. Pensando di agire per il bene della donna amata, il giovane medico si sacrifica e la lascia. Bellissima. Non è finita ancora. Una sera lo stesso marito chiama il giovane medico per comunicargli che la moglie si è avvelenata. 50 compresse di luminal. Tutta la notte lottò il giovane medico per strappare la donna amata alla morte. E finalmente la salvò. Ma più che un miracolo della scienza, fu un miracolo dell'amore. Mi piacciono le storie a lieto fine. Non ci fu lieto fine. Quella donna dal viso d'angelo, ancora convalescente, con un ufficiale di carriera, fuggì. Per lui si era avvelenata. Ma che gli sta raccontando? È la solita storia di quella mignotta che gli ha messo le corna. E il giovane medico?
Si è poi sposato? No, deluso nell'amore trovo conforto nell'amicizia. Nell'amicizia? Ma nell'amicizia di chi? Del marito di lei, col quale ancora mi vedo. Il suo soggetto è molto interessante. Me lo mandi, lo leggerò volentieri. A rivederla. Devo averne ancora una copia. Oggi stesso ce la Mi spedisco. scusi? Mettete bene. A rivederla, professore. Arrivederla, signorina. È molto, molto piacere. A ben presto. Arrivederla. Ciao, cari. Bella, eh? Bella la macchina. Qui, non ci distraiamo. C'è un ferito che ci aspetta. Andiamo a fare il nostro dovere. Non sta il giudice di Lorenzo? Aula 3. Ma non si può entrare. Perché? Processo a porte chiuse. Sente Loretta, volete ritirare la denuncia contro il signor Perfiliangelo? No, signor Pretore. Ma perché no? È perché sono stata danneggiata. In che senso siete stata danneggiata? Signor Pretore, la gallina era una bella gallina allegra, padovana, ma da quando ho incontrato sto brutto coso qua, che devo da dire? Si è intristita, ha cambiato completamente d'umore. Non mangia più, becca l'altra gallina, non solo, ma mi sdegno Lucalde. Lei lo capisce che è un danno. Signor Perfili, cosa avete da dire in vostra difesa? Sorpredoi tutta la mattina marcia alle 3. Per via che la morte del povero papà, siccome che era il più giovane, quando c'è stata la divisione della proprietà, a me mi hanno dato il pezzo più lontano. Tu lo conosci, sta sopra Andiamo al fatto. Ci stava a mandare sorpredoi, essendo che il fatto è successo proprio sopra questo pezzo di terra. Sono appoggiato a scappare a un albero, dove mi ci porta sempre un po' di pane e qualche cosa, ma insomma, sempre roba di verdura o cacio che alla carne poco ci tira. Siete ammogliato voi? No, sorpredoi, sono giovanotto. Le femmine che vanno bene per me al paese non ci stanno, che alla terra non la vanno a lavorare, e appena che hanno 14-15 anni se ne vanno in città a lavorare alla fabbrica. Ci sarebbe qualche vecchia, ma allora è meglio niente. Insomma, se si fosse presentata l'occasione, voi non sareste stato alieno. Non lo so, non ti so capito, sorpredoi. Voglio dire, vi sareste sposato. Ah, io sì, sì. C'era Filomena la ciacialona che mi piaceva tanto. Ci sono stato 3 anni con l'occhio addosso, ma non mi ha voluto. Sa, queste donne d'oggi si sono un po' avviziate, voleva qualcosa. Come si chiama quell'armadio per rinfrescare la roba? Il freddofico? Freddofico? Eccolo. Va bene, lasciamo andare. Ma dico, le vostre esperienze con le donne finiscono qua? Ma parlate pure liberamente. Quando c'è qualche fiera ne arriva qualcuna di queste prostitute ambulanti e uno se lo piglierebbe volentieri un po' di spago, ma sarà che sono furastiche, sarà che un po' mi vergogno. Insomma, non lo so com'è, si mettono a ridere e non si conclude niente. Ma questo non vi giustifica dall'aver avuto rapporti con una gallina. Beh, le femmine mi piacciono di più, come si dice, sorpredò, il meglio piace a tutti, ma non stanno queste femmine. Andiamo avanti col fatto. Sì, torniamo indietro allora. Mi ero già fatto 4-5 ore di vanga e il sole mi cominciava a goccia forte che quest'anno pare che si era scatenato l'inverno. Mi sono buttato sotto una pianta per fare un po' di colazione. Manco che mi ero cominciato a mangiarmi quel poco di pane e cacio quando che ecco di che ti arriva sta gallina. Mi si ferma proprio davanti, mi guarda e mi fa. Oh. E io niente. Visto che non gli davo molta confidenza, si è allontanata. Mi sono finita la stozza e stavo pensando di andare a fare una bella bevuta d'acqua fresca alla sorgente, che dico la verità, stava anche un po' lontana. Mentre che mi trovavo in questa indecisione, eccoti che ti ripassa sta gallina. Mi si riferma proprio davanti
mi guarda dritto nell'occhio e mi fa oh, 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 oh. E io niente sorpreso. Anzi, sono rinunciato anche a bere, tanto dico, beverò stasera a casa. Mi sono allungato sotto a due foglie d'ombra, mi sono tirato il cappello sulla fronte, così dico mi faccio mezz'ora di pennica e poi ripierò a lavorare. Giusto mi stava calando un po' di sonno, quando riecco di che ritorna sta gallina. Mi gira un buon torno e stavolta mi si ferma proprio vicina. Fa finta di beccare 2 o 3 mollichelle di pane, mi struscia anche una mano con un'ala e poi mi fa proprio dentro un'orecchia. Oh, 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 oh. Sorpreso, l'uomo non è di legno. Ho capito. Sì, signore. Allora, considerando la particolare situazione del signor Perfili Angelino dovuto al suo forzato celibato, azione grave, diciamo così, da parte della gallina, condanniamo l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte lesa. Quanto può costare una gallina? 2.000-3.000 lire? No. Ah, 2.000-3.000 lire? Ma che è, un bollo? Una gallina paduana buona può costare pure 5.000 lire. Va bene, 5.000 lire? Sorpreso, io non voglio stare qui adesso a tirare sul prezzo. Ma se devo da pagare 5.000 lire, mi parerebbe anche giusto che la gallina dovesse da rimanere a me. Se siete d'accordo voi? Io sì. Ah, per me? Basta che me la paga. Magari cominciamo? Io ti tiro il collo, sa. Nonna precipitata a scale, vieni su. Sono 5 parole. Ma scusa, non è meglio nonna precipitata a scale e precipitati? Almeno risparmiamo una parola. Sì. Enza, scusa, mi puoi sostituire un momento, grazie. Dica a me. Raccomandate. Bene. Mi dai Bologna? Sta qua. Ah, scusa. Lei vuole il caffè o il cappuccino? Cappuccino, grazie, signorina Carletti. Certi giorni il caffè mi innervosisce. Posso chiamarla Ercole? Perché? Perché è il suo nome. Ah, già. È che non mi ci chiama mai nessuno. In collegio, da militare e anche qui. Sempre col cognome e basta. E poi il nome Ercole è talmente brutto, non l'ho mai potuto soffrire. Domenica vado in gita con alcuni amici. Perché non viene insieme a noi? Sì, molto volentieri. Però non posso. Signorina Carletti, senta. La Carletti ci pende proprio per te. Ma piantala, che dici? Brava, fai bene, non ti farà bindolare. Quella è della stessa razza di mia moglie. Ti vuole incastrare. Tu ti sei salvata fino adesso. Basta che tieni tu un'altra poco e sei fuori pericolo. Le donne sono gentacce. Senti, dove hai messo gli espressi di Torino? Tieni. Grazie. Se Luca Patazzo mi vuole, Sì. io sono andata a fare una bella passeggiata igienica. Vai, vai. Eppure lei nasconde qualcosa. Oh, scusa. Non importa, ci metto un francobollo e la imbuco. Mi dica la verità, Ercole, c'è una donna nella sua vita? Non c'è un altro po' di zucchero? È un po' forte sto cappuccino. Perché mi evita? Non è possibile che lei passi tutte le domeniche da solo. Ma perché tanto mistero? È un amore proibito, forse? Vede, signorina, lei è molto carina e mi piace molto, ma...
Ma che cosa? Buonasera, signora. Oh, ecco la persona più gentile del palazzo. Grazie. Sono sicura che mi dà una mano. Vuole che gli porti il carrello, signor? Grazie. Sa, col fisico mio è dura andare in salita. Ammappelo quanto pesa. Quasi quasi mi conveniva portare a lei. Senta, me levi una curiosità. Sì. A casa sua c'è qualcuno? Qualcuno? Mi scusi, ma non capisco. Non è che ho pensato male, eh? Ma siccome a mio marito gli è sembrato di vedere qualcuno dietro la finestra, ho detto, ma sarà la madre, la sorella. È strano perché io sono orfano e figlio unico, signor. Oh, poveretto, mi dispiace. Infatti, da casa sua non ho mai visto né entrare né uscire nessuno. Per questo mi meravigliavo. Ma mio marito ha tanto insistito. E si è sbagliato, signora. Anche a me st'estate, quando lei stava in villeggiatura, mi è sembrato di vedere una brunetta a casa sua. Ma ho detto, com'è possibile? Il suo Armando è tanto bravo. Una brunetta? Beh, adesso sul colore dei capelli non ci giurerei. Grazie dell'aiuto, eh? Prego, signora, quando si può fare una cortesia. Armando, vieni un po' qua. Fabiola? Fabiola? Ma dove sarà andata? Amore, perché non mi rispondevi? Sai che c'è scritto Carlo Alberto? Vedrai che ci sono i saluti anche per te. Che c'è, non ti senti bene? Ma che brutto faccino che hai. Eh? Non sarai mica andata con quel gattaccio della Scala B? Vieni che adesso ci leggiamo la lettera. Ornella carissima, oggi sono 4 mesi che ci conosciamo. È strano, non ci siamo mai visti eppure mi viene naturale dire ci conosciamo. Chi avrebbe mai pensato che da un gesto banale, quasi sciocco, come quello di scrivere alla piccola posta di una rivista femminile, sarebbe nata tanta bellezza. Ti ringrazio della foto, sei molto carina, hai anche uno sguardo birichino, ma è un po' difficile giudicare come sei adesso da una foto di quando avevi 1 anno e mezzo. Non potresti mandarmene una più recente? Domenica ho fatto la mia solita gita in bicicletta. Ho chiuso gli occhi e ti ho immaginata che pedalavi accanto a me. Per un po' non vado a sbattere contro un camion fermo. Quando ci incontreremo? A volte odio il lavoro che mi impedisce di venire da te. Rispondimi presto. Con speranza e devozione, Carlo Alberto. PS. Hai visto la TV ieri sera? C'era una canzone intitolata Lontano dagli occhi, vicino al cuore. Non sembra scritta per noi? Caro Carlo Alberto, il tuo ultimo espresso mi ha fatto molto piacere, ma mi ha anche un po' turbata. Mi dici quando ci incontreremo? Ti confesso che sono molto imbarazzata a risponderti. Non vorrei che le mie lettere avessero suscitato in te un sentimento che va oltre l'amicizia. Mi sembra che stai pedalando troppo. Anche se le tue parole possono lusingarmi, io preferirei che tu continuassi a vedere in me non la donna, ma l'amica. Fabiola? Vieni a tavola? Chissà, forse anch'io ti voglio un po' di bene, ma ho paura che se ci incontrassimo faremmo appassire il fiore che abbiamo coltivato insieme.
Come dice quel poeta di Torino, amo solo le rose che non colsi. Fabiola, non c'hai fame? Amo solo le rose che non colsi. Questa se stava a bruciare, abbassiamo un po' il forno. Le cose che avrebbero potuto essere e non sono state. Scusa la citazione, ma sono un'inguaribile romantica. Ah, l'altra sera ho visto alla TV che nella tua fabbrica siete arrivati a fare 500 automobili al giorno. A ci picchia. Bravo, sono orgogliosa di te. Ma non ti fanno lavorare un po' troppo? Sono contenta che la domenica prendi aria e ti svaghi, ma sii prudente. A me sta bicicletta mi fa tanta paura. Un abbraccio affettuoso? No. Un saluto affettuoso? Tua Ornella. Che testa. Lo zucchero al posto del sale. E mo chi sarà? Chi è? Sono la figlia della portiera. Mi scusi, stavo sotto la doccia. So per la signorina Ornella. Che è una parente sua, per caso? Ah sì, una mia cugina. Sta cercando casa e per ora si fa mandare la posta qui. Beh, se mi fa entrare gli posso sistemare io. È meglio di no, so pure nudo. Sa che ho notato? Sì. Che tutti gli inquilini mi fanno entrare meno che lei. E non sei contenta? So 18 appartamenti, te levo un po' di lavoro. Vabbè. Grazie, eh. Cara Ornella, una buona notizia. Il direttore della fabbrica mi manda a Roma per qualche giorno. Finalmente potremo incontrarci. Arriverò domani col volo delle 16:10. Ti vedrò all'aeroporto? Lo spero. Tu, Carlo Alberto. Anche il volo Z06 da Bari subirà un ritardo di 2 ore e 20 minuti circa. Il volo Z06 da Bari subirà un ritardo di 2 ore e 20 minuti circa. Scusi, è lei il ragionier Ribaudo? What? Scusi, dai. È lei il ragionier Ribaudo? No. Ribaudo? Non è- Ha detto Ribaudo? Sì. Sono io. Mi cercava? Io sono il fratello di Ornella. Ah, ben fortunato. Piacere. Molto, molto fortunato. Molto piacere. Strano, l'Ornella non mi ha mai detto di avere un fratello. Ma lo ha detto a me, mi ha detto di venirla a prendere qui all'aeroporto perché lei è dovuta partire improvvisamente per motivi familiari. Ah, che peccato. Sì. Spero che non sia niente di grave. No, no, sta morendo la zia. Ah, mi dispiace. Sì. Ma lei pensa che ne avrà per molto? Dipende dalla zia, sì. Ma credo che ci vorrà almeno una settimana. Ma allora non sta morendo? Sì, sì, ma molto lentamente. Voglio dire, la zia è una tempra robusta, lotta. Non ha molta voglia di morire. E lo credo. È un tipo curioso, sì. Ah, ma che peccato, ma guarda che contrattempo. E pensare che avevo chiesto proprio io al mio direttore di venire a Roma con un certo incarico allo scopo di vedere sua sorella e invece... Anche Ornella era molto Di dispiaciuta. fronte alla disgrazia... Certo. Ma io la ringrazio. Prego, dovere. Grazie. Arrivederla. Grazie. Ah, senta, scusi, signor, com'è il suo nome? Ercole. Ercole. Sa, siccome sono partito all'improvviso e non ho fatto la prenotazione, non mi potrebbe indicare un posticino buono, familiare, dove non si spende molto, eh? Beh, sì, qui ce ne sono molti. Se vuole, la posso accompagnare io. No, no, troppo disturbo, per No, la carità. accompagno volentieri, tanto vado in città anch'io. Mi dia la valigia. No, non permetto, sì, mancherebbe. Ecco, questo è un posticino modesto, ma pulito. E non si spende nemmeno molto. Beh, tanto per quel poco che mi devo fermare andrà benissimo. Senta, scusi una domanda, ma lei vive con l'Ornella? No, no, anzi, non ci vediamo quasi mai, sa. Facciamo lavori diversi, frequentiamo ambienti diversi. Beh, comunque gliel'ho detto, io mi fermerò 3 o 4 giorni. Se l'Ornella dovesse tornare... Non credo io- che tornerà. Vabbè. Certe volte in questi alberghetti ci scappa anche l'avventura. No, no, grazie, queste avventure non mi interessano. Beh, arrivederci. Arrivederla. Signor Carlo Alberto, dimenticavo, Ornella mi ha incaricato di ringraziarla per le bellissime rose. Caro Carlo Alberto,
Tornata a Roma dopo il miglioramento, l'aggravamento, dopo la perdita della povera zia, sapere che sei venuto qui per me, ti confesso che mi ha dato più pena che gioia. Carlo Alberto, ti ho mentito. L'uomo che è venuto a prenderti all'aeroporto non è mio fratello, ma è l'uomo col quale io convivo e dal quale, pur non amandolo, non posso separarmi per tante ragioni che preferisco non dire. Come vedi, non sono quel fiore di purezza che tu credevi. So di darti un grande dolore, ma anch'io ho passato 2 giorni terribili. Non ci sto più con la testa. Pensa che ieri in ufficio ho affrancato una raccomandata con un francobollo da 5 lire. Ma quello che mi fa più soffrire è il pensiero di aver perso un amico, perché credimi, ho solo bisogno di amicizia. E spero, malgrado tutto, di non perdere la tua. Continuerai a scrivermi. Lo spero, altrimenti il silenzio. Buongiorno. Sì? Scusi, sa? Prego. No, ecco, siccome io torno a Torino e allora passando da queste parti mi sono detto, beh, fammi provare un po', ecco. Tanto anche se Ornella non c'era, non disturbavo mica nessuno. Già. Ma non credevo che lei... Infatti mi trovo qui per caso. Io sono passato per dar da mangiare ai fiori e annaffiare il gatto. Cioè sì, Ah, insomma. Fabiola. Sì. L'inseparabile compagna di Ornella, già. La farei accomodare, ma vedo che lei sta partendo. Sì, sì. Beh, il mio aeroplano parte questa sera, ma io ho già disdetto la camera. E così pensavo, non so, di mangiare un boccone da qualche parte e approfittare del tempo che mi resta per vedere un po' Roma, ecco. Se si vuole accomodare, visto che non ho mangiato neanch'io, magari ci prepariamo un boccone qua. Ornella avrà un po' di provviste da qualche parte. Oh, questo è sicuro. Prego. Grazie. Ah, Ornella è una cuoca e, se mi permette, anche una raffinata nel mangiare, né? Ma io al massimo so fare 2 spaghetti alla meglio. Ma se vuole l'aiuto io, guardi che un po' mi Grazie. arrangio, sa, quando si vive da soli cosa vuole? Per stare più comodo ho messo un paio di pantofole di Ornella. Tanto io il 41 come uomo ho il piede piccolo. Ma forse lei vuol darsi una lavata ai piedi, alle mani, sì, ma... prego. Faccio strada. Sì. Il bagno mi pare che sia qui. Ah, ecco, grazie tante. Dia pure a me. Grazie, grazie. Ecco. Io ci metto un po' di peperoncino, va bene anche per lei? Beh, sa, noi piemontesi il peperoncino lo usiamo ben poco. Sa cosa usiamo molto noi invece? Sì. Il garofano, la noce moscata, la cannella. Ecco. Ma la cannella nella matriciana? Beh, certo. Ma per me basta che non ci metta l'aglio. Anche lei non lo può soffrire? Io lo trovo un ortaggio così indelicato. E poi, stando a contatto con la gente, è un dovere mantenere fresca e gradevole la propria persona, sicuro. No? Perché lei che lavoro fa? Impiegato alle poste. Anche lei? Come anche lei? No, come l'Ornella. Sì, che c'è di strano? No, niente. Mi sembrava di aver capito che loro facevano 2 lavori differenti. Ah, è vero. È vero, infatti io sono in un altro ufficio. Io sono addetta alla timbratura, mentre Ornella è agli sportelli. Ah, ecco, non avevo capito. Ercole, lei lo sa che sua sorella e io non ci siamo mai conosciuti? Com'è l'Ornella? Beh, non è male. Certo, bella non è. È bruttarella. Però c'ha anche 40 anni suonati. E ben sono contento. Ma sì, Ercole, via, mi guardi. Lei pensa che una donna giovane e bella potrebbe prendermi in considerazione? Perché dici così, Carlo Alberto? Lei è distinto, giovanile. No, basta, là. Grazie. Senta, cosa posso fare intanto? Se intanto vuole grattare il formaggio. Ah, già, ecco, bravo. La mia povera moglie, sa... No, non era cattiva, ma non mi ha mai capito. Con Ornella, invece, tutta un'altra cosa. Una sensibilità. Sapesse come partecipa a tutte le cose che mi interessano. Ma lo sa che una volta mi ha consigliato una miscela di tabacco da pipa che era una cosa fantastica. Deve averla assaggiata lei stessa prima, ci pensa? Mi passa il sale, per cortesia? Ah, sì. Grazie. No, questo è zucchero. Ah, sì?
No, guardi che è il sale questo, c'è scritto. Sì, è sale. Già. Ma sarà un po' poco, né? Ma No, io- dia retta a me, dia retta, ce ne vuole ancora. Basta, Ecco così. ecco, adesso va bene. Le dicevo di sua sorella, di quando ho scritto la lettera al giornale. Sì, una domenica pomeriggio, così tanto per ammazzare il tempo. Lo sa che ho ricevuto 52 lettere in risposta? Sì. Ma se sapesse la differenza tra la lettera di Ornella e le altre. Sì, insomma, ecco, l'unica lettera, squisitamente femminile, direi. Sì, si sentiva scritta proprio da una vera donna, era quella di sua sorella. Beh, ma abbiamo molte cose in comune, sua sorella e io, sa? Per esempio, anche a lei piace giocare a carte. Ah, sì. Beh, una moglie che gioca a ramino ti risolve le serate. Scusi, sa, Carlo Alberto, ma lei corre troppo. È moglie. Se Ornella non si è maritata fino adesso, una ragione ci sarà. Voglio dire, io non credo che abbia delle intenzioni così precise. Oh. Ercole, basta con questa commedia. Dica la verità, lei mi ha mentito. Lo confessi. Sì, dico, la faccenda della zia ammalata è una scusa, non è vero? È vero. E Ornella se n'è andata perché non ha voluto vedermi. È così? Sì, è così. Dovevo immaginarlo. Sono stato troppo impulsivo. Ho sciupato tutto. Carlo Alberto, si freddano. Ah, sì. Buon appetito. Buon appetito. Sono dolci. Sì, forse saranno i biselli. Ma non ce li abbiamo messi i piselli. Ah, già, che non è stagione. Me l'aspettavo diversa la matriciana. Se non le piace, le posso fare subito 2 uova al tegame. No, è buona, è delicata. Sembra un dolce di spaghetti. Ecco. Sarà che l'Ornella me l'ha descritto in modo tanto diverso. A lei viene meglio, Pensare che non ho neanche avuto il piacere di gustare la sua prelibata cucina. Beh, non ci pensi adesso, Carlo Alberto. È fresa, piemontese. Sì, da qualche tempo Ornella si era affezionata ai vini piemontesi. Ah, perché beve? Il vino purtroppo è il suo hobby. Qualche volta anche 2 bottiglie a pasto. Salute. Prosit. Ah, sì. Sai, quando la mia povera Rosina è morta, io ho provato un grande dolore. Sì, ma dopo, ecco, è stato come un senso di liberazione. Ma dopo quanto tempo? Ah, beh, subito dopo il funerale. Chiuso? Quanto paghi? Andavo per una. È chiuso. Meno 22. Ah, segna. Sto segnando. Dammi il tempo. Vuoi controllare? No. Perché non ti fidi? Oh, basta, la mancherebbe. Meno 22. No, ma la Rosina però, mi dispiace dirlo, sai, ma era un po' materiale. Come materiale? Insomma, adesso ti farò una confidenza. Ma lo sai che voleva fare sempre all'amore? Anche 2 o 3 volte al mese, né? A cipicchia. Mai una volta che si potesse parlare, sentire un po' di musica, leggere. Con Ornella invece è diverso. È che ho sentito subito un'intelligenza così fine, quasi incredibile in una donna. E allora mi sono detto, questa è la donna che mi piacerebbe avere sempre per compagna. Tant'è vero che ho chiesto il trasferimento a Roma per questo. Ma come, senza averla mai vista? Ma guarda che io non cerco mica un'avventura, né? No. Ornella, cosa ti posso dire? Mi piacerebbe anche se fosse zoppa, guarda. Io ho bisogno di una persona che mi stia vicina, che mi faccia compagnia. Tu devi piacere alle donne, né? Sì, le occasioni non mi sarebbero mancate. Ma è così difficile trovare l'anima gemella, lo sai. E se una donna non ti soddisfa spiritualmente, come fai a cosare? Che cartacce che c'ho. Guarda come sei diventato rosso. E poi dici che è timida Ornella. No, ma deve essere il whisky. Io non sono abituato, bevo sempre il latte. Tocca a te.
Dammi un altro goccetto, va? Prego. Il caffè sta Ah sì, venendo aspetta, sul non ti caffè. muovere, ci Vai penso tu? io. Sì, sì, lascia stare. Grazie. Tanto ormai sono pratico della casa. Eccomi, ecco fatto. Ah, bravo. Senti, io l'ho già versato nelle tazzine. Certo, hai fatto bene. Dammi una mano. Ecco. Speriamo che sia buono. Quanto? Ah, no, niente, io lo prendo amaro. Sì? No, a me piace dolce invece. Oh. Il caffè è meglio dolce. Ecco fatto. Ah, grazie. Prego. Ah. A chi tocca? Tocca a te, io ho già scartato. Sì. Ah, eccola qui finalmente. Chiuso. Quanto paghi? Ormai sono fuori, hai vinto quasi 7.000. Beh, sei fortunato. È strano. Ce ne ho messi 3 ancora amaro. Ma No, è che è forte il caffè. mettiamocene altri 2, speriamo che si addolcisca. Vediamo. L'ammazza caffè. Prendi la tua mano, zingara, dimmi che destino avrò? destino avrò. Bravo, bravo. Canti molto bene, bravo. Oh, io faccio parte del coro di Stupiniti, Si sente, sai? bel timbro. Però che maleducati questi qui No, sopra. è che qui non sono abituati a sentire delle voci maschili. Ma poi a po' sembra di stare in una prigione. Anche un po' d'educazione. Guarda la Fabiola. Non mi pare poi che si sia mica divertita tanto, né? Beh, lei è abituata alla musica classica. Ornella suona solo Mozart e Chopin. Il povero papà? No, questa è la mamma. Ah, è la bella donna, eh? Beh, aveva dei lineamenti un po' forti. Sì. No, scusa, se non ti sarei mica offeso. Figurati. No, siccome vedevo lì un'ombra, lì sotto il naso. No, sono proprio baffi. Non è... Ah, sono- aveva un po' di Ah, baffetti. sì? Ah, beh, allora scusa, sai? Non sarà che il pittore si è sbagliato e ha fatto il ritratto a No, papà anzi, invece? papà non aveva un filo di barba. Ma io devo levare le tende, eh? Ah, aspetta che ti do le 6.000 lire del ramino. Ma veramente sarebbero 7.000, ma non permetterei mai. Basta, Non là. insisti. Mi offendi. Insomma, ti devo dire che ho passato una serata bellissima. Ti ringrazio proprio di cuore. Grazie, anch'io. Erano secoli che non parlavo tanto. Sì. In fondo direi che questo viaggio non è mica stato inutile. Vabbè che ho perso Ornella, ma ho trovato un amico, no? Anch'io, grazie. Sai che c'ho una sete io? È il sale. Come? È una carenza di sale, evidentemente non trattiene i liquidi. Ah, oh, e quando mi trasferisco a Roma ci vediamo, né? Certo. Ci telefoniamo. Volentieri. E adesso scappo, perché ho paura che perdo No, se ti l'aeroplano. sbrighi gliela fai, anche se lo perdi niente di male, tanto domani è domenica. Ma sai che ci avevo pensato di fermarmi quasi Sì? quasi? Tanto più che domani gioca la Juve qua. Ah, già. Ah, senti, non ti piacerebbe vedere la partita? Beh, Roma-Juve. Certo. Ah, no, ormai ho lasciato la stanza. Che peccato. Non so, a meno che per questa sera, se a te non dispiace, potrei arrangiarmi da te, no? Già, ma perché non ci ho pensato prima? Tanto dico per una notte. Oh, e allora andiamo, dai. Dove vai? A casa tua. A casa mia? Già, non mi hai detto che per una notte... Dai, prendi la giacca, andiamo, va. Già, a casa... Vengo da te, no? Dove abiti? No, dico, stai vicino? No, tanto vicino non sto, anzi sto abbastanza lontano. Vabbè, non importa, pigliamo un'auto pubblica, ne facciamo in 2 minuti, te la offro io, pago io. Anche la partita domani pago io. L'auto pubblica. Beh, allora, ci hai ripensato? No, stavo pensando. Guarda che se disturbo... No, non disturbi affatto. No, ma pensavo, già che siamo qui,
Per questa notte fermiamoci qui, a casa di Ornella. No, qui? Non so se posso. Ma Ornella ne sarebbe felicissima. Sai che facciamo? Tu magari dormi nel letto di Ornella, io mi arrangio su uno dei divani. No, no, nel letto di Ornella, poi se non c'è lei io non ci... Cioè, neanche se ci fosse lei, voglio dire, in nessun caso. Mi sembrerebbe... Io ho una sete, un'arsura, scusa, né? Tieni, grazie. Ma dici qui? Carlo Alberto? Sì? Aspetta, ti do l'asciugamano pulito. È un pigiama di Ornella, tanto qui chi mi vede? Senti, Ercole, io ti vorrei fare una domanda un po' delicata. Capisco che non ne avrei il diritto, ma tanto ti posso parlare da uomo a uomo, no? Sei sicuro che tua sorella non abbia una relazione? No, perché questo spiegherebbe tutto. Perché me lo chiedi, scusa? Ma non so, perché c'è un'atmosfera in questa casa, come appunto, come se di tanto in tanto ci passasse un uomo. Ecco, per esempio, sì, adesso no, ma dico, questo rasoio cosa c'entra? Sarà di Ornella, sai, è bruna, di pelo forte. Ha preso di mamma. Ma ti assicuro che Ornella non ha amanti. No, no, ci credo. Beh, se non ti serve, metto a posto. Fabiola. Vieni. Vieni qui, vieni. Vieni. È infuso di tiglio, meraviglioso per dormire. Ah, sì? Grazie. Vuoi un sigaro? No, grazie, io non fumo. Fabi, Annanna. Buonissimo. Ma tu fumi anche a letto? Sì, perché ti dà fastidio? No, no, fuma, fuma. Se vuoi lo spengo. No, tanto per una notte. Lì c'hai la beretta della luce. Grazie. Beh, buonanotte, né? Buonanotte. Carlo Alberto? Io il caffè lo preparo tutte le mattine alle 7:30 per me. Va bene anche per te? Sì, benissimo. Ma senza zucchero, né? Buonanotte, Carlo Alberto. Buonanotte, Ornella. So
Un'altra donna vittima del sadico mostro di Spoleto. Tutta colpa del festival. Se a scuola riusciva a trovare una supplente, ci sarei venuta pure io. Mi raccomando, cerca di tornare presto. Tanto tu che ci stai a fare a Roma dopo i funerali. Ma da fare ci sarà, dovrò fare compagnia a zia Adelina, poveretta. Beh, non più di 2 giorni, al massimo 3. Ma sì, stai tranquilla. Dammi la valigia. Se a Roma vedo Francesco, che gli dico? Gli dici che la smetta di scrivere, che non ci pensi nemmeno a venire qui, che tanto è inutile. Ma sia così un bravo giovane. Mamma, lascia perdere. Lo sai che mi dà fastidio solo parlare di queste cose. Ma tu devi vincere. Ormai hai 25 anni. Ma che vuoi fare? La fine di zia Cornelia? Che è morta a 70 anni, zitella e vestita di bianco? E adesso vai. Corri a casa. Mi raccomando, chiudite bene. Hai capito? Sì. Con tutte queste brutte cose che succedono qui, io non sto tranquilla. Come me non c'è nessuno, ora sul terriere, sul davanti vere. 6 sono le vittime del bruto che sta Mi dia un terrorizzando la caffè, per campagna favore. spoletina. Ma molto leggero. O piuttosto un vermouth, doppio. Unica sopravvissuta, quella che poteva essere la 7ª vittima, è la signorina Orlandina Bassi, alla quale rivolgeremo qualche domanda. Signorina Orlandina, si è ripresa dallo shock dell'incidente? Beh, certo che è stata una brutta esperienza, Come mai, secondo lei, a differenza delle altre donne che si sono imbattute nel bruto, lei è sopravvissuta? Beh, insomma, che le posso dire? Quello è un vizioso. C'ha la libidine di vedere le donne tutte spogliate. Allora lei pensa che le altre vittime si siano rifiutate? Beh, certo. Lo senti che la tiene nulla da, forza schiattà, porca la Quelle stupide magari hanno cominciato a strillare e hanno posto la resistenza. E lei invece, signorina? Io sono stata zitta e ho fatto tutto quello che mi diceva. Tutto? Tutto sì? Perché lei lo avrebbe fatto al posto mio, scusi. Ecco come un disegnatore della scientifica ha ricostruito il volto dell'assassino. Capelli scuri, labbra sottili, naso regolare, sopracciglia folte, lentiggini sul viso. Roma. Sono elevatissime in quasi tutta Italia le percentuali di adesione allo sciopero dei benzinai. Nelle città maggiori come Milano, Torino, Roma, Napoli, soltanto poche decine di pompe funzionano, perché gestite direttamente
Per favore, figliola. Mi scusi, padre. Non è già così difficile per noi? Scusi. Cesira? Cesira, il latte è arrivato? Sì, signorina, mo glielo porto. Ah, grazie, le lascio la porta socchiusa. Poggi la bottiglia sul tavolo, per favore. E stia attenta alla porta, che la maniglia è difettosa. Mi è rimasta a mano. Ma lei chi è? Io ho portato il latte. È il lattaio. No, me l'ha dato la portiera. Dopo l'aggiusto io. Dopo che cosa? Dopo che ho fatto quello che devo fare, che è più urgente. Ma lei che cosa deve fare? Beh, diciamo che gli devo aggiustare il telefono. Ma il mio telefono funziona. Lo so. Infatti io non volevo, ma fatalmente sono dovuto venire per forza. Mi dispiace. È il duplex che non funziona, ma il guasto sta qui da lei. Ma il fatto è che io devo uscire. Ma adesso non può uscire né io né lei. Ma se lei è d'accordo io mi sbrigo presto, è meglio per tutti e due.
Felidi? Non credo. Ah, le lenticchie. Quelle sì. E c'ho pure una voglia. Eccola qua. È una voglia di vino. Io dovrei passare un momento di qua. Poi gli rimetto a posto io. Posso usare qui? No! È inutile, ho staccato la linea. Fatalmente non può telefonare. Questo è meglio delle forbici. Ah, grazie. Che c'ha uno straccio che non vorrei sporcare per terra. No, non corra, tanto non c'è fretta. Madonna mia, aiutami. Santa Teresa del Bambino Gesù, aiutami tu. Speriamo che ma basta. Non ce l'avevo calcolato tutto sto filo. Farò come Orlandina, prendimi, non farò resistenza. Ma che lei è un tipo nervoso? Dove la metto? Dove lei vuole, basta che non mi fa del male. No, no, faccio piano piano.
Non avrei mai creduto che fosse così facile. Beh, tanto difficile non è. Non le guardi, signorina. So manacce. Lo so, ma hanno uno strano fascino. Sento un brivido solo a guardarle. Le donne ti hanno sempre fatto del male, non è vero? Tanto bene no. Ma certo bene come lei nessuna. Com'era tua madre? Abruzzese. Giornale radio. Ci giunge in questo momento notizia da Spoleto che dopo una drammatica caccia all'uomo durata tutta la notte è stato arrestato il sadico assassino che ha terrorizzato per oltre 3 mesi l'intera regione, uccidendo barbaramente 6 giovani donne. L'arresto è avvenuto all'alba, in un vecchio cascinale dove il mostro si era rifugiato per sfuggire. Non capisco che bisogno c'è di strangolare le donne quando è così facile. No. Beh, io quasi quasi vado. A cosa pensi? No, stavo a pensare che io devo ancora da finire l'impianto. Puoi ritornare domani? Domani so di riposo. Torno dopodomani, signora. Oh, scusi, signorina. Mi scusi, vorrei sapere se è rapido Parigi-Roma delle 22:40 porta ritardo. Grazie. Esci anche stasera? Sì, devo vedere un amico. Un pranzo di lavoro anche abbastanza urgente, purtroppo. Pranzo? Io ho già pranzato, ma ripranzerò. Le bugie feriscono una donna più di stessa infedeltà. Inge, se tu sai le bugie non le so dire, me lo domandi a fare. Ogni volta ne devo inventare una. Comunque, se tu ti vuoi dividere, io non... Decidi tu, ecco. A questo punto siamo arrivati? Non lo dico per me. Anzi, tu sai, un vorrei. Ma certo la situazione è difficile. Comunque tu sai, ti voglio bene, anche se c'è questa cosa fra noi. Certo, se tu potessi avere ancora un po' di pazienza, ne hai dimostrata tanta. Ora mi diventi gelosa come un'italiana. Allora io vado. Pronto? Ciao, Giulia. Sì, anche stasera. Sai cosa ti dico? Che puoi considerarti fortunata. Pensa piuttosto a quel porco di mio marito, che la Giusy gli ha comprato anche l'appartamento. Almeno il tuo i soldi non li butta. Sì, hai ragione. Sarò una borghese, ma io certe cose non capisco. Si vede che non li conosci gli uomini. Tutti, guarda, tutti, dal primo all'ultimo hanno qualche vizio. Il tuo almeno torna a casa.
È giovane, bellina. Le togli la cosa più importante del matrimonio. Ma che è colpa mia? Mi fa ridere lo psichiatra. Dice gli è una forma feticistica, gli è normale. C'è gente che si innamora delle scarpe persino. Oh, mi hai dato una spiegazione e non mi ha spiegato nulla, caro psichiatra dei miei corbelli. Feticismo, le scarpe. Ma a me mi è cominciato quando andavo a mettere le mine sotto i carro armati, altro che scarpe. E il fatto è che se io ora non provo quella strizza non mi sento, non so, un uomo, ecco. E già che non ci ho provato ad andare con le donne. E non erano nemmeno mignotte, le migliori amiche della mia moglie. (10:27, 40 a Termini, a 32 dovrebbe essere qui. Se non si fa fregare dal Brennero e gli mette il disco rosso. Sarà la 628 o la 619. Certo che la motrice lì mi fa impazzire. Oddio, la locomotiva a vapore gli era un'altra cosa. Sentivi il respiro, ti alitava sul volto. Ti baciava quasi. Beh, è in anticipo. Eccola. Eccola, arriva. E chi è questa? Dal fischio non è la 619. Oddio, è la prima volta, non la conosco. Che mi fai, gattina? Bella di ferro, motrice mia, ma quanti vagoni hai stasera, non finisci mai?
Lascia stare. Domani io mando in tintoria. Tu sei molto buona. Mi dispiace farti soffrire, ma è più forte di me. Io non lo so che mi succede quando sento quel fischio. Maurizio, tu hai bisogno di riposo. Facciamo bella vacanza. Andiamo in piccola isola, almeno là loro non ci sono. Non è fuggendo che riuscirò a dimenticare. Cosa c'è in tua testa? Cosa senti? Io non ti capisco, Maurizio. Io non può credere che tu hai innamorato con Trena. No, i sentimenti non c'entrano. Ma col tempo vedrai. Se tu mi sei vicina, io ci riuscirò. Durante l'ultimo sciopero delle ferrovie ho già sofferto molto meno. È la 315. Roma-Milano-Monaco. Maurizio, non dirmi che tu sei stato anche con Treno di Brennero. No, Inge. Non c'è stato nulla fra noi. Una semplice conoscenza. Te lo giuro. Mettila su un fondo giallo, così da più nell'occhio. Ciao Margaret. Ciao. Vedi? Perché ti sei vestita? Quell'orologio, fallo vedere. Ma chi se ne frega dell'orologio? Ma come chi se ne frega? Non stiamo a fare la reclame del Philip Watch. E secondo te a questa gli guarda nel polso? Leva sta roba, scusa. Vediamo. Girati un po'. Ecco, brava Cocca, così, come se volessi coprirti, Con la mano all'altezza del sederino. Ma non è naturale. Ma così e guardano pure l'orologio. Com'è lo slogan? Toglietemi tutto, ma non toglietemi il mio Philip Watch. Toglietemi tutto, ma non toglietemi il mio Philip Watch. No, è meglio senza il mio Philip Watch, mi sentirei nuda. Mantovani? Ma hai preparato quel bozzetto? Sì, è pronto. Grazie. Nanni, senti, Ti piace? è un'idea vecchia, c'era in un film di 30 anni fa. E te pareva. Se tu però ci scrivi quando non sono nuda, indosso biancheria soft, leggera come un soffio. La gente soffia, vede e forse gli compra pure le mutandine. Va. Dottore, la vogliono a telefono. Vengo su. Ah, guarda, il carosello delle borse rossi non gli è piaciuto, l'hanno protestato. Allora filma la borsa da sola, senza ragazza. La riempi d'acqua, così è anche più sexy. E poi ci metti una bella voce di donna che dice: mi chiamo Rosy, sono morbida, sono calda. Portami a letto con te, costo solo 1000 lire. Bella, questa è bella. Oh, poi se te do un'idea pure a te, mica mi offendo, Sulla diretta, dottore. Sì. C'è nessuno che c'ha qualcosa per il mal di testa? Io ho un Mindol. Sì, grazie. Sì? Luisa. Poteva lasciarmi un messaggio a casa, alla segretaria telefonica. Passo a prenderla io stasera. No, Come? È una magnifica idea. L'aspetto. A stasera. Tanto con quella perdi tempo. So 3 mesi che ti piglio in giro. Ma Marce, questa non è mica una delle solite sciacquette che frequenti tu, sai? Questa è una di classe. Tieni. Poi domani ti racconto.
Pronto, Nanny? Sono Jennifer. Appena arrivata da Londra ti ho telefonato. Se non sei morto, chiamami stasera. Tanti piccoli kisses. Nanni, sono Françoise. So che mi hai telefonato. Ho pensato a quel che potevi voler. E credo che tu vuoi quel che io penso. Beh, si esprime male, ma capisce bene. Oh, Nanni, mi senti? Io so Carlo, ti dico due parole sole, è brutto. La signorina desidera? Cappuccetto Rosso si è perduta nel bosco e ha suonato alla porta della nonna. Lei è la nonna o il lupo cattivo? So la nonna, che non si vede. Venga, venga, Luisa, stia tranquilla. Non ho intenzione di mangiarla. Cominciavo a pensare che non sarebbe venuta nemmeno stavolta. Ma lei è tutta bagnata. Adoro camminare sotto la pioggia. Sì, dicono che la pioggia sia un eccellente afrodisiaco. Che sciocchezza. E invece pare di sì. Il sottofondo ideale per una scena d'amore. Spero che venga giù un diluvio. Una casa interessante. Sì? Le assomiglia? Davvero? Elegante, accogliente, libertina, abbastanza banale. Whisky? Non bevo. Allora non bevo neanche io. Una sigaretta? Non fumo. Ai. Non beve e non fuma. Cosa possiamo fare di bello? Conversazione. È la maniera per conoscersi meglio. Ma non è la sola. E la notte è lunga. Ma non per me. Devo tornare a casa presto. Alle 11 telefona il mio fidanzato da Milano. Come alle 11? Sono già le 10. Così tardi? Mo che fa? Se ne va? No, ma dobbiamo fare presto, altrimenti non arrivo in tempo. Ah, è giusto. No, quella è la terrazza. Visto che piove, forse è meglio in camera da letto. Vedrai che facciamo presto. Intanto tu spogliati, io metto un po' di musica. Let's find out what it's about. Cuddle up and see what you get from me. Don't be shy, give it a try. And you sigh and maybe cry for more. Must you feel so cold? Plenty loving's to be told. Can't you feel the mood? Come on and give, you know you should. I can play it anyway. Aspetta, Luisa. Scusa, ma io devo proprio andare. No, scusa tu, ti assicuro che una cosa così non mi era mai Beh, successa. non ti preoccupare, può capitare a chiunque. Ma proprio a me mi doveva capitare. Forse non sto bene. È da stamattina che c'ho un mal di testa. Di che segno sei tu? Ariete. Tu Ariete, io Leone. Forse non siamo zodiacalmente adatti. Ma ne ho incontrati tanti di leoni e sono sempre andati via soddisfatti. Una cosa così se la vai a raccontare in giro. Non ci crede nessuno. E allora forse è meglio non raccontarla, ti pare? Ok, non lo racconterò. Ciao. Ciao. Almeno concedimi la rivincita. Volentieri, ma tu procurati un compagno di gioco. Abbiamo trasmesso la terza puntata del romanzo sceneggiato La capanna dello zio Tom. I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno domani alle ore 8:30 con Telescuola. Signore e signori, vi auguriamo una buona notte.
È strano, non ne parla mica. Di che? Di ieri sera. Tu l'hai vista la televisione? No. Sapessi che te sei perso. Pensa che alla fine della trasmissione, l'annunciatrice, no? Chissà chi ha preso. Signore e signori, buonanotte. Za. Ha fatto vedere il seno. Nudo. Completamente. Non ci credi? Ma che è, una barzelletta? Ugolino, tu l'hai vista la televisione ieri sera? Sì, fino alla fine. Vieni qua. E l'annunciatrice col petto nudo l'hai vista? L'annunciatrice col petto nudo? Ma allora abbiamo fatto un bel passo avanti, altro che TV a colori. Ma insomma, l'hai vista sì o no quando ha fatto... No. Ma com'è possibile? Se stavi davanti all'apparecchio, abbi pazienza, la devi aver vista per forza. Dottore, io la spensi quando si alzò l'antenna, ma io questa cosa non la vidi. Stasera ci guardo meglio. Ho capito, l'ho vista solo io. Allora io sono matto. Scusi. Ma chi c'è dentro al bagno mio? Nessuno. Chi ci deve essere? E chi ci deve essere? Pronto, sono Greti. Parlo con mio bello forte maschio italiano. No, hai sbagliato numero. Per la rubrica Mercoledì Sport abbiamo trasmesso dallo Stadio Olimpico in Roma l'incontro di Coppa Italia Roma Internazionale. I nostri programmi sono così terminati. Terminati. Riprenderanno domani alle ore 8:30 con Telescuola. Replica del terzo corso d'inglese. Signore e signori, vi auguriamo una buona notte. Dopo quello che mi hai detto, penso si tratti di una forma di allucinosi. Con tutto questo bombardamento di nudo che ci è piovuto addosso, e soprattutto tu, con la tua professione, si tratta evidentemente di una intossicazione di natura sessuale. Ad ogni modo io non mi lamenterei. Pensa agli alcolizzati che vedono topi e pipistrelli. Tu vedi donne nude. Il guaio è che vedo pure le brutte. Sapessi quello che c'è in giro. No, ma quello che mi preoccupa è l'altra cosa. Ti spiego. Sì. La fantasia è l'elemento fondamentale della nostra vita sessuale. Da una parte, tic, l'immaginazione. Dall'altra, tac,
l'attuazione del desiderio. Tic-tac. Ecco, io tac, non ce l'ho più. Evidentemente in te questo equilibrio si è rotto. Il tuo cervello scatta da solo come una macchina fotografica impazzita. Insomma, fa solo tic. Ma io vorrei fare pure tac. Ciao, papà. Gabriella, non saluti Nanni. Ora vengo. Si è fatta grande, Gabriella. Credo di aver capito la faccenda della macchina fotografica impazzita, l'equilibrio rotto, ma dico, come sa giusto? Guarda, io intanto ti posso dare una curetta. Ma la cosa migliore sarebbe un bel periodo di riposo. È una parola. Un po' di moto, qualche sport. Importantissimo in questi casi è rinforzare il fisico. E per un po' alle donne non ci pensare, eh? E tanto. Nanni, latte o limone? Limone, grazie. Ah, ti volevo chiedere, queste immagini, queste visioni, le vedi in bianco e nero o a colori? Ma guarda che mica è film, sa. Sono delle apparizioni che mi vengono ogni tanto all'improvviso. Ho capito. No, lo chiedevo perché ho letto in un trattato che qualche volta appaiono su un fondo strano, particolare. Ecco, un colore rosso-arancione come il vestito di mia moglie. Federico, io il vestito non lo vedo. Rita, ti dispiace uscire? Si mantiene bene, Rita. Non c'è un filo di grasso. Almeno risparmiati i commenti. Ciao, Nanni. Va via! Eccola! Ha ragione Federico. Lo sport è la migliore medicina. Mi sento proprio bene. Ah, Nanni, dove vai? Vado a fare una doccia fredda. Ridaglie. Ma cosa fa? Oh! Scusi, ma credevo di aver visto una donna nuda. Chiuda! Chiudo. Buongiorno, dottore. Super. Guarda. Pieno. Olio, sta a posto? Sì. Even when you think you're through, it's just not true. Beh, che succede? Ho visto una ragazza che guidava completamente nuda. È possibile? E si ciava dente. Già. Vadi, circolare. Che c'è, una mosca? No. Le mosche le conosco.
buonasera. Buonasera. Yeah, first time I saw you, I just couldn't believe my eyes. Your kiss giving me such a feeling, your lips seem to hypnotize. My heart keeps on pounding, my head goes around and around. I worship every step upon this old ground. That's why I'm crazy, oh, crazy about you, baby. That's why I'm so crazy, oh, crazy about you, baby. All right, I've seen a lot of bad things, things that make me mad. Your loving keeps me so at ease, the best love I ever had. Yeah, every time I see you, my heart just can stand still. You got me guessing about your love, the way you really, really feel. My heart keeps on pounding, head goes around and around. I worship every move you make, every step you take upon this ground. Io sto aspettando tu vedo se ne Crazy about you, baby. Ma guardi dove mette i piedi. That's why I'm so crazy, oh, crazy about you, baby. All right. Every time you kiss me, oh, it makes me feel so good. Take the way you hold me tight, love me like a woman, shoot, that's why. Oh, baby, you know me, so crazy. All right, that's why I'm so crazy. Oh, I said I'm crazy about you, baby. All right, I've seen a lot of women, but I've never seen a girl like you. You got me going out of my head, doing things I never thought I'd do. Whoa, 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 yeah. Oh, crazy about you, baby. All right, and I'm so crazy. Oh, crazy about you, baby. All right, you got me going out of my head. Oh, you got me going, baby. You got me going out of my head. Yes, I'm so crazy. Oh, baby, I'm so crazy. Baby, I'm so crazy. Baby, I said I got me going crazy. Going, you got me going, come on, I said I got me going, baby. Wow, I said I got me crazy, woman. Yeah, that's why I'm so crazy. Oh, crazy about the baby. Oh, wow, I said I'm so crazy. Oh, crazy about the baby. I said I'm so crazy. Wow, crazy about the baby. That's why I'm crazy. Oh, you got me going out of my head, woman. Boy, you got me going. Bitte, Fräulein, chiude tenda per favore. Cosa vede? Donne nude. E qui che cosa vede? Una donna nuda. Non vede altro? Ce n'è un'altra nuda. Dov'è? Dentro la casa che dipinge. Cosa dipinge? Donne nude. Anche adesso vede una donna nuda? No, adesso sono due.
Sole Gessler. Ammappela questa quanto è secca. E ora? Professore, ma che devo vedere? Vedo quello che c'è. Sono due donne nude con tappo in testa. Per oggi basta. Grazie, professore. Casa. Casa. Porta. Porta. Finestra. Finestra. Tetto. Tetta. Oh? Scusi. Strada. Strada. Piazza. Piazza. Fontana. Fontana. Obelisco. Ombelico. Oh? Ah. Pensate solo a una cosa in questa clinica. Una tetta, via. Che cosa suggerisce questo? L'amore mercenario. Perché? Ma una ragazza così giovane che bacia un vecchio non lo fa certo per divertimento. Non confonde sue idee, questo è per trattamento di onorevoli. Fräulein, come va sui sogni? Agitato? Non parla quasi più nel sonno. Stanotte ha detto solo micnotta. Avrò detto mignotta. Oh, non si preoccupa di pronuncia. Grazie, professore. Cosa importante che lei sta rapidamente migliorando. Fiore, corolla, pistillo, petalo, gambe. Gambo. Strada, piazza, fontana, obelisco. Casa. Casa, porta, finestra, tetto. Pera. Pera, fico, mela. Che cosa sono quelle? 2 bottiglie verdi vuote con tappo da 3/4 di litro. Non è un litro. Bellissimo. E questo? Un tramonto in alta montagna. Cos'è quel piccolo punto? Un alpinista in parete che ha superato un passaggio di 6° grado. Ho fatto molta roccia da ragazza. Sì. Questo abbiamo già visto. Sì. Dica ancora cosa vede me. Ma ci sono tante cose, un prato, un gatto, la luna. Non vede una donna nuda? Sì, la vedo, ma ci sono anche tanti fiori con corolle, pistilli, petali, gambi, casa, porta, finestra, tetto. Bene, lei perfettamente guarito. Adesso viene prova più difficile, conto di clinica. Grazie, signorina. Lei mi è stata di grande aiuto. Preferisce pagare in franchi o dollari? Ma io preferirei in cambiali. Non conosco. All right. Look forward to hearing from you in London then. Mr. Hardy, I'll do a good job for you. Don't worry. Stia tranquillo. Thank you. Arrivederci. Signorina, accompagni Mr. Hardy. Goodbye. And have a good trip. Grazie. Ehi, Carly, come stai? Sono tornato da un paio di giorni. Benissimo. Mai stato così bene. Allora ci vediamo stasera. Ciao. Marcè, vieni qua. Guarda che bella idea. Il frigorifero Ignis si vende anche in Alaska. Mi sembra un po' misero. Sì? E se ci metto un pinguino? È misero lo stesso. E io ce ne metto 2. Allora facciamo una cosa. Sì. Prendi una bella ragazza, gli metti un fracchetto corto, un cilindro, le gambe nude. Marcè, io non ti capisco. Perché dobbiamo mascherare una ragazza da pinguino quando ci sono i pinguini veri? E poi basta con sta pubblicità erotica. Il pubblico si è stancato. Non se ne può più di vedere tutte ste donne nude.